Ciao e bentornato sul canale. Il video di questa settimana vedrà la recensione di un sistema di fuori a tasca venduto dalla Parkside e che ho acquistato verso la fine del 2020. Vediamolo insieme nel dettaglio e vediamo come è costituito questo kit. La confezione in commercio è una comoda valigetta in plastica. Iniziamo a togliere il sigillo. La confezione è una pratica valigetta in materiale plastico con il coperchio superiore semi-trasparente con il logo dell'azienda Parkside in bella vista e il retro invece in plastica rigida su cui viene riportato il logo di qualità tedesco. Questo kit praticamente è stato prodotto o perlomeno è stato assemblato in Germania. Bene, iniziamo ad aprire la confezione e vediamo il suo interno da cosa è composto. Allora, abbiamo il classico manuale di istruzioni, un chiavino esagonale, un morsetto con la testa piatta, il jig in plastica, dei tappini in legno, delle viti di misura diversa e tutte le vite hanno la testa conica. La punta per avvitare del formato PZ2, la punta del trapano e l'anello di stop con il grano di tensionamento. Iniziamo dal manuale, che è abbastanza corposo, redatto in 8 lingue, tra cui l'italiano. Bene, siamo nella parte della lingua italiana, ci fanno le congratulazioni per l'acquisto del loro dispositivo, ci invitano a utilizzare questo dispositivo con i dispositivi di produzione individuali per usarlo in sicurezza. Nella pagina successiva porta un elenco del materiale contenuto nella confezione, indicando il jig vero e proprio più l'inserto che ha una lunghezza di 150 mm che ricordo è adatto per viti del tipo PZ2, un kit di vite a testa conica hanno uno spessore comune di 4 mm, in quanto la punta del trapano è anch'essa di 4 mm. Comunque è consigliabile utilizzare delle viti a testa piatta in modo da evitare che la testa conica possa comunque andare a spaccare il legno. A chiudere la dotazione è presente anche un kit di 10 tasselli in legno di faggio per andare a chiudere i fori. Andiamo a vedere nel dettaglio il jig della Parkside come è realizzato. È realizzato in materiale plastico, tranne i due tunnel che sono in materiale metallico, in cui va inserita la punta da trapano per poter effettuare i fori sulla sua estremità. Sono presenti anche due fori per facilitare l'espulsione dei truscioli prodotti dalla punta da trapano. Questa linguetta rossa funge da battuta quando si va a posizionare il jig come in questo caso. Come possiamo vedere, sui lati del jig sono presenti da un lato una scala millimetrica da 0 a 100 mm, dall'altro lato un riferimento grafico che ricorda molto la punta del trapano. Ma vediamo in dettaglio questo riferimento grafico a cosa serve. In sostanza serve a regolare la profondità della punta tramite l'inserimento dell'anello di stop. Come funziona? Prendiamo la punta da trapano, lo poniamo in corrispondenza al disegno e poi dopo ci andiamo ad inserire l'anello di stop. Tramite la chiavetta esagonale andiamo ad allargare il grano di bloccaggio, inseriamo l'anello di stop sulla punta da trapano, portiamo la punta di trapano in riferimento al disegno e lo andiamo a stoppare.
Dall'altro lato invece abbiamo la millimetrata, che serve a misurare lo spessore della tavoletta in cui andiamo ad effettuare i fori a tasta. Come funziona? Innanzitutto dobbiamo abbassare questa linguetta rossa che serve da battuta, andare a posizionarle sulla tavoletta con cui vogliamo fare i campioni, andare a misurare la superficie, e vediamo che questa tavoletta nello specifico misura 17 mm. Quindi andiamo ad schiacciare questi due pulsanti su cui c'è scritto push, andiamo a schiacciare e mettiamo in corrispondenza di 19 mm. Abbassiamo, abbiamo, e la punta andrà a forare in questo modo. Misuriamo lo spessore della tavoletta ed è di 18, quindi la tabella di riferimento fa 12-18 regolazione 12, quindi andiamo a regolare sul 12, posizioniamo il jig sulla tavoletta, andiamo a fissare il morsetto, lo stringiamo e pratichiamo i fori. Rimuoviamo il morsetto, togliamo e questi sono i fori. Come possiamo vedere, ho fatto diversi test di perforazione utilizzando come materiale un multistrato di pioppo da 18 mm, che comunque è il materiale più utilizzato dagli hobbisti, cambiando la velocità del trapano. I risultati dei test sono stati variabili in base alla velocità impostata a trapano. Nel test 1, con una velocità impostata a 3, possiamo vedere che il risultato è accettabile al 50%. Uno dei due fori è accettabile, l'altro è completamente inutilizzabile. Nel test 2, dove ho impostato una velocità a 6, possiamo vedere che i fori sono completamente inutilizzabili. Nel terzo test, dove ho impostato una velocità 4, possiamo vedere che i fori sono accettabili, ma comunque sono presenti delle rotture che potrebbero comunque a lungo andare compromettere la tenuta della giunzione stessa. Il risultato più ottimale l'ho ottenuto nel test numero 4, dove ho impostato una velocità 1. Come possiamo vedere, i fori sono stati prodotti in modo impeccabile e la qualità della stessa e la tenuta del materiale è comunque ottimale. A questo punto, quali sono le mie considerazioni finali? Per poter conseguire un risultato accettabile e ottimale utilizzando i fori a tasca della Parkside, bisogna innanzitutto seguire il manuale alla lettera, rispettando i parametri consigliati. A questo punto è consigliabile sostituire questo tipo di vite che sono a testa conica con questo tipo di testa piatta, in modo da evitare che una volta che la vite sia stata spinta fino in fondo possa spaccare il legno, compromettendo la giunzione. Siamo giunti alla fine del video. Spero che tutte le informazioni che ti ho fornito siano state utili. Un bel like è cosa gradita. Se ti va, condividi questo video con i tuoi contatti. Se non ti sei iscritto, ti invito a farlo e a spuntare la campanellina per restare sempre aggiornati. Ti ricordo che ogni venerdì esce un nuovo video. Non mi resta altro che ringraziarti per la visione di questo video, rinviarti a venerdì prossimo e augurarti una buona fine settimana. Ciao!